What's up, you guys? If you haven't seen part 1 in this mini-series, that's the place to start, so I'll leave a link to that down below. In my previous piece, as you could probably see from the title, I set out to see how efficiently I could learn Italian in 7 days, and I broke things up into 4 stages. I did it that way so I could get straight to the good stuff. Stage 1 was about gathering the building blocks. Stage 2 was getting the glue so that you could create full sentences and create full thoughts. Stage 3 was creating a connection with the country and the culture and the language and the people so that you're excited and enthusiastic to learn. And finally, I wanted to talk about stage 4, and that is to make mistakes. Now, this is going to sound a little bit counterintuitive, and it's definitely not something that I heard from my language teachers when I was taking foreign languages in high school. But the truth is, I think you've just got to take the leap and go for it. Nobody likes to look or sound like a dummy, okay? I certainly don't. But there is just no way around that when you're learning a foreign language. You have to make the mistakes to test out what you've learned, to correct and adjust and improve. Simply put, it's the best way to get better. You cannot just study your way to proficiency. Here's the truth. Some people will laugh at you for the mistakes that you make. Laugh with them. Learning a new language is a chance to practice humility. Try websites like Meetup if you're in a bigger city to find events and meet other people that speak the language you're studying. Or, if you don't have access to that, you can once again use the internet. You can use an app like italki to Skype with a native speaker, or an app like HelloTalk to text people from other countries pen pal style. It's pretty amazing, and I like this option because it's free. I filmed my conversation with Giuseppe about 2 weeks ago, okay? And in that time, I've had plenty of opportunities to edit out some of the really dumb or silly mistakes that I made, but I'm not gonna do that. That's not the point. The point is not to not make mistakes. The point is to speak and connect with somebody and exchange ideas. It's to put your fear of failure aside for a second and open yourself up to something new. When I said I learned Italian in 7 days, I never meant that I would have like a perfect mastery over the language in such a short period of time. I don't care about perfection, I just care about getting good. And by the way, I still make mistakes in English, for the record. My priority is a human interaction, not a perfect discourse. All right, without further ado, here is my conversation with Giuseppe. I hope that you enjoy. You can hit the CC button for subtitles in English so that you can follow along. Ok, pronto? Dai. Sì? Ok, per cominciare, grazie per stare qua, per fare questo con me. Grazie a te. Ovviamente stiamo qua per vedere quanto ho potuto imparare in una settimana, quanto italiano ho potuto imparare in una settimana. Allora, è tranquillo, una conversazione tranquilla che volevo fare con te. Non mi preoccupo. Allora, volevo farti alcune domande, 2 o 3 domande, e poi, se vuoi, puoi farmi una domanda, 2 domande, due domande. Good. Come vuoi, Bravo. come vuoi, ok? Sì? Sì, Va sì. bene? Perfetto. Allora, tu parli come 5 lingue, no? 4 e mezzo. 4 e mezzo, ma quasi, no? Quasi, sì. Sì. Allora, volevo sapere, tu pensi che imparare e poter parlare queste lingue straniere, ha cambiato i tuoi pensieri, la tua mentalità del mondo, dico? Domanda difficile, Ah sì, però ho già una risposta. Nel passato ho avuto amici che me l'hanno chiesto sì. e di solito la risposta suona sempre così, tipo sì, sicuramente. E soprattutto perché quando impari una nuova lingua non impari solamente il vocabolario, il lessico, la grammatica, impari anche il modo di pensare. Certo. Quindi certo. la struttura delle frasi e il modo in cui tu ti esprimi riflette il contenuto culturale. Quindi la cultura si riflette tramite la lingua, come è giusto che sia, come è normale. E quindi una volta che tu impari a dire le cose idiomaticamente Sì. e non tradotte tipo Google Translate,
idiomaticamente, allora ti immergi automaticamente nel modo di vedere il mondo di coloro che parlano la lingua. Quindi è automatico che il modo di vedere il mondo cambia. Cioè è automatico. Sì. Quindi la risposta è sì. Sì, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Ok. Poi volevo sapere, pensi che ti ha, come dire, imparare queste lingue, poter parlare queste lingue, ha aperto le porte, ti ha dato più opportunità nella vita? Sicuramente al 101%. Come? Come? Io dall'inizio della mia formazione universitaria ho studiato tutto in inglese. Avevo alcuni amici italiani che mi dicevano ma secondo te, comunque si lamentavano con, diciamo, come posso dire, avevano rimorsi perché quello che stavano imparando era in inglese, loro sono italiani e si sentivano come mancare, come una sorta, un senso di mancamento. Ok, ma tu parli della lingua inglese, no? Sì, cioè, Ma sto parlando più di modo generale, no? Come No, sì. tutte le lingue, non solo... sì, ok, sì. Perché ovviamente l'inglese è importante. Sì. Allora, che ne Sì, pensi? quindi ti dicevo, l'esempio dell'inglese era quello. Poi il francese mi ha dato l'opportunità di andare in Francia per il mio master e lavorare con un'azienda francese in Francia durante i miei studi, cosa che non avrei potuto fare se non avessi E anche farti gli amici. Assolutamente. Quando vai fuori in discoteca, quando vai a una serata, una festa, è diverso se sei l'italiano che parla inglese che se sei l'italiano che parla francese. C'è una persona che viene approcciata da te con già l'interesse di parlare la tua madrelingua, tu sei tipo, ma parli francese, ma parli slovacco, dai, allora parliamo. È molto più interessata, è molto più aperta, si apre. Quando tu parli inglese, tipo, capito? L'inglese è uno step, poi ci sono tipo ramificazioni, no? Certo, sì. Quindi sì, sicuramente, cioè iniziare a parlare con una persona nella sua lingua madre ti apre un mondo, cioè sei istantaneamente diventate migliori amici, no? Perché oggi penso che c'è molta gente che pensa che solo basta poter parlare l'inglese, no? Perché è la lingua più internazionale, no? Ma penso che secondo me non può fare tutto, perché come hai detto, farsi gli amici in Francia per esempio, o immagino in Italia anche, abbiamo bisogno di parlare la lingua della gente, no? Sì. Allora, hai consigli per le persone che vogliono imparare una lingua straniera? Sì, c'è una soluzione che è diciamo immediata, che è farsi un ragazzo, una ragazza, un partner che parla la lingua straniera. È vero. È fondamentale. Cioè, Ma se non è possibile, te lo fai, basta, cioè, se vuoi imparare una lingua, ce la metti tutta e fai il possibile, quindi il possibile è trovarti qualcuno che parla quella lingua. Se proprio non ce la fai e vivi in un piccolo paese o vivi in una città magari dove non ci sono tantissimi stranieri, io direi Netflix è la soluzione. Già ho fatto tutte le mie domande, allora non so se vuoi farmi una domanda. Sì, volevo chiederti qual è stato l'insegnamento più grande che hai avuto da i tuoi followers? È molto interessante questa domanda. Penso che quando pubblico i video su YouTube, tutto è pubblico, no? Sì. Allora è molto importante essere autentico, perché la gente può
vedere la verità. Capisci? Capisci? Sì. Penso che se voglio fare questo nel lungo termine, Sì. è molto importante fare le cose di modo onesto, no? Se faccio qualcosa falso, Sì, ho capito. Sì, diciamo che la gente lo percepisce. Mi hai percepito? Sì. Ok. Quello. Difficile la risposta. Va bene? L'ho fatto, no? L'ho fatto. Sì, era almeno. Buona. Sì. Ok, qualcosa di più? No? No, commenti dici sulla... Sì, o altra domanda per me? Non so. Per mostrare il mio livello in italiano. Certo. No, va bene, no. Grazie ancora per fare questo con Grazie me. a te. Grazie per darmi del tuo tempo. Sì, volevo farti questa domanda. Come si dice subscribe? Subscribe to this channel? Sai che non so? No! Aspetta. Abbonatevi. Ecco, abbonarsi, ecco. Come? Abbonarsi? Sì. Oppure puoi dire abbonati al mio canale se ti è piaciuto. Ok. Puoi fare quello per me? Ok. Per favore? Ok. Quindi abbonatevi al suo canale se il video vi è piaciuto. Perfetto, grazie mille. Ok, basta con questo allora. Well, that was fun, wasn't it? I was obviously a little bit nervous beforehand, but I'm really glad that I pushed myself to do this. It was a great experience. Once again, obviously not perfect Italian, but I'm happy with myself. I'm happy with the progress that I was able to make in such a short period of time. I feel like I needed that boost, that push to get me going, you know? Now I just want to wrap this up with one final but major piece of advice, and that is that just like everything else that I'm doing on this channel and in life, I think it's so important to be consistent. Practicing Italian or whatever language that you're learning a little bit every day is the best way to go, okay? Consistency is key. There's kind of just this compounding effect, and when you're exposed to the language every single day, you're not as likely to forget the stuff that you learned. You know, you're activating that part of your brain that is absorbing the new language. The way that I've been doing things is by continuing to listen to Italian podcasts or Italian music while I run, and I run pretty much every day, right at the beginning of the day. So it's fantastic. I'm able to listen and practice my Italian, and then I can move on with my day. This has really helped me not just not lose what I've learned so far, but build on it. The way I see it, it's kind of two birds, one stone, because I'm gonna be running anyway, right? All right, thank you guys so much for watching. You can follow my progress with these personal challenges and my search for mental clarity on my Instagram and also through my newsletter. By the way, I'm also using my newsletter as a way to share additional resources that are related to some of these challenges that I'm doing. And as a final note, I just wanted to say thank you guys so much for all of the amazing messages and comments that you've been leaving. Things got really crazy, so it's gotten difficult to keep up with everything, but I try to read as many as I can, so please keep them coming, okay? I will see you guys very soon.